Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una notizia, diciamo, un po' bomba da condividere con voi. Sì, avete letto bene il titolo. Neslihan si sposa. Rivelazione shock? Forse. Sono abbastanza matura per questo? Ecco, ne parleremo. Ultimamente, la mia vita è stata un vero e proprio vortice di emozioni. Tra viaggi, nuovi progetti e, una certa persona che è entrata nella mia vita come un uragano, le cose si sono fatte decisamente interessanti. E quando dico interessanti, intendo vita cambiante interessanti. Prima di tutto, voglio ringraziarvi per tutto il vostro supporto. Sapete, questo canale è come una piccola famiglia per me, un posto dove posso condividere le mie esperienze, le mie gioie, le mie paure, e ora, anche questa grandissima, incredibile, pazzesca notizia. Voi siete stati testimoni del mio percorso, dei miei piccoli e grandi successi, e sento che condividere questo momento con voi è come dirlo alla mia famiglia allargata. Quindi, prima di svelarvi tutti i dettagli succosi, voglio chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi qui, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Così sarete sempre aggiornati su tutte le mie avventure e, sui preparativi del matrimonio. E se siete già parte della famiglia, un grandissimo abbraccio a voi e grazie per essere sempre qui a sostenermi. Siete la spalla su cui piango quando un progetto va male, il coro di incoraggiamento quando mi sento persa e la clac che applaude quando raggiungo un obiettivo. Non potrei fare tutto questo senza di voi. Ok? Bando alle ciance. Veniamo al dunque. Come vi ho detto, mi sposo. Lo so, sembra surreale anche a me dirlo ad alta voce. Ho sempre immaginato questo momento come qualcosa di lontano, un traguardo da raggiungere chissà quando. Magari dopo aver scalato l'Everest o aver scritto un bestseller, non lo so. Ma la vita, si sa, è piena di sorprese. E questa è decisamente la più bella. La storia è iniziata, come spesso accade, in modo del tutto inaspettato. Ho incontrato il mio futuro marito, che chiameremo, per ora, il principe azzurro per mantenere un po' di suspense, durante un viaggio. Eravamo nello stesso gruppo, abbiamo iniziato a chiacchierare, e da lì è scattata la scintilla. Era un viaggio di gruppo organizzato per visitare le meraviglie del Sud America. Io ero partita un po' scettica, convinta che questi viaggi fossero troppo turistici e poco autentici, ma alla fine ho deciso di dare una possibilità. E meno male che l'ho fatto. All'inizio eravamo solo amici, poi le cose si sono fatte più serie. Abbiamo scoperto di avere tantissime cose in comune, di condividere gli stessi valori, la stessa visione del futuro. E soprattutto, di farci ridere a crepapelle a vicenda. Abbiamo passato ore a parlare di tutto e di niente, a scoprire i nostri gusti musicali, le nostre passioni, i nostri sogni. Abbiamo riso tanto, abbiamo discusso anche, ma sempre con rispetto e voglia di capirci. Ma la parte più importante è che mi fa sentire, me stessa, libera, felice, supportata. Mi spinge a realizzare i miei sogni, a superare le mie paure, a essere la versione migliore di me stessa. E credo che questo sia fondamentale in una relazione, no? Trovare qualcuno che ti accetti per quello che sei, con tutti i tuoi pregi e i tuoi difetti, e che ti ami incondizionatamente. Qualcuno che ti veda per davvero, che sappia quando sei triste anche se sorridi, che ti tenga la mano quando hai paura del buio. La proposta è stata, da film. Eravamo a Parigi, davanti alla Tour Eiffel illuminata. C'era un'atmosfera magica nell'aria. Avevamo cenato in un bistrò tipico, con la musica di un fisarmonicista in sottofondo e il profumo di croissant nell'aria. La città era illuminata a festa, sembrava di vivere in un sogno. E poi, all'improvviso, si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e mi ha chiesto di sposarlo. Ovviamente, ho detto sì, tra le lacrime, l'emozione e la gioia incontenibile. Ricordo ancora il suo sguardo emozionato, le sue mani tremanti, la sua voce roca. E ricordo soprattutto la sensazione di felicità pura, di aver trovato la persona giusta con cui condividere il resto della mia vita. E ora? Ora inizia la parte divertente e stressante dei preparativi. Abbiamo già iniziato a pianificare tutto, dalla location al vestito, dagli invitati alla musica. Sarà un matrimonio intimo, con le persone a noi più care, in un posto che rappresenta molto per entrambi. Stiamo pensando a un luogo immerso nella natura, magari una villa in Toscana o un casale in Provenza. Qualcosa di semplice, ma elegante e accogliente. Ma, ovviamente, non vi svelerò tutti i dettagli adesso. Voglio tenervi un po' sulle spine.
Prometto che vi terrò aggiornati su tutti i progressi, condividendo con voi i miei pensieri, le mie emozioni e, magari anche qualche disastro organizzativo. Sarà un vero e proprio reality show del matrimonio. Preparatevi a vedere me alle prese N fornitori pazzi, abiti da sposa impossibili e crisi di panico prematrimoniali. So che molti di voi si staranno chiedendo, ma Neslian è abbastanza matura per sposarsi? È una domanda lecita. Anch'io me la sono posta. Dopotutto, sono ancora giovane, ho tanti progetti in ballo, tante cose da fare. Ho ancora tanti sogni da realizzare, tanti posti da visitare, tante avventure da vivere. Ma credo che la maturità non dipenda tanto dall'età, quanto dalla consapevolezza di ciò che si vuole e dalla capacità di prendersi cura di un'altra persona. E io, con il principe azzurro, mi sento pronta. Pronta a condividere la mia vita, a costruire un futuro insieme, a superare le sfide che incontreremo lungo il cammino. Pronta a imparare, a crescere, a evolvermi insieme a lui. Certo, ci saranno momenti difficili, litigi, incomprensioni. Nessuna relazione è perfetta, lo sappiamo tutti. Ma credo che l'amore vero sia quello che supera tutto, che si rafforza nelle difficoltà, che non si arrende mai. E io, nel nostro amore, ci credo. Ci credo con tutto il mio cuore. Credo nella nostra capacità di comunicare, di perdonarci, di sostenerci a vicenda. E poi, diciamocelo, sposarsi è un'avventura. Un'avventura che voglio vivere appieno, con entusiasmo, con gioia, con la persona che amo. E sono sicura che sarà un'esperienza indimenticabile, piena di emozioni, di risate, di momenti speciali. Un'esperienza che mi cambierà, che mi farà crescere, che mi renderà una persona migliore. Quindi, ecco a voi la notizia. Neslian si sposa. Sono felice, emozionata, un po' spaventata, ma soprattutto, incredibilmente grata per tutto ciò che la vita mi ha regalato. E sono ancora più grata di poter condividere questa gioia con voi, la mia fantastica community. Voi siete la mia famiglia virtuale, i miei amici più cari, i miei confidenti. E non vedo l'ora di condividere con voi ogni singolo passo di questo meraviglioso percorso. Ora, ricapitoliamo un po'. Vi ho annunciato il mio imminente matrimonio. Vi ho raccontato brevemente come è iniziata la mia storia d'amore e vi ho promesso che vi terrò aggiornati su tutti i preparativi. Spero che siate entusiasti quanto me di questa nuova avventura. Preparatevi a un vero e proprio dietro le quinte del matrimonio, con tutti i suoi pro e i suoi contro. Ma prima di concludere, voglio parlarvi un po' più approfonditamente del principe azzurro. Non posso ancora rivelarvi il suo vero nome, ma posso dirvi che è una persona speciale, con un cuore grande e una mente brillante. È un uomo che mi fa ridere, che mi fa sentire al sicuro, che mi ispira a essere la persona migliore che posso essere. È un uomo che mi ama per quello che sono, con tutti i miei difetti e le mie imperfezioni. E soprattutto, è un uomo che mi rispetta. Che rispetta le mie scelte, le mie opinioni, i miei sogni. Che mi supporta in tutto ciò che faccio, che mi incoraggia a non arrendermi mai. Che mi dice la verità, anche quando fa male. So che può sembrare troppo bello per essere vero, ma vi assicuro che è tutto vero. Ho trovato l'amore della mia vita e non potrei essere più felice. E ora, voglio darvi un piccolo assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi video. Preparatevi a vedere me alle prese con la scelta dell'abito da sposa, un vero e proprio incubo. Ho provato decine di abiti diversi, ma nessuno mi convinceva al 100%. Troppo pomposi, troppo semplici, troppo stretti, troppo larghi, un vero disastro. Poi, ci sarà la scelta della location, un altro momento di grande stress. Abbiamo visitato decine di ville, casali, agriturismi, ma nessuno ci faceva battere il cuore. Fino a quando, finalmente, abbiamo trovato il posto perfetto. Un antico casale immerso nelle colline toscane, con una vista mozzafiato. E poi, ci sarà la scelta del menù, un vero e proprio dilemma gastronomico. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un menù che sia al tempo stesso raffinato e tradizionale, che valorizzi i prodotti del territorio e che soddisfi tutti i palati. Insomma, come vedete, i preparativi del matrimonio sono un vero e proprio tour de force. Ma sono anche un'esperienza incredibilmente emozionante e gratificante. E non vedo l'ora di condividere tutto questo con voi. Grazie davvero per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia strappato un sorriso. Sono davvero felice di aver condiviso questa notizia con voi. E ora, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto con i vostri auguri, i vostri consigli, le vostre domande, tutto ciò che vi passa per la testa.
Sono curiosa di leggere le vostre reazioni. Qualcuno di voi si è già sposato? Avete qualche consiglio da darmi? Avete qualche esperienza da condividere? Non vedo l'ora di leggervi. E ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Più siamo, più ci divertiamo. Un abbraccio enorme a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Prometto che sarà pieno di sorprese e di anticipazioni sul matrimonio. Non mancate. Ciao!